Salve, qui Frank95 E io sono Diablo, da da GMIC. GMIC, e questa è la lezione numero 1 della serie. Bene, se la precedente lezione era soltanto una prefazione e una preparazione, adesso iniziamo a capire veramente come funziona Gothic prima di modificarlo. La cartella dove lavorerete di più sarà questa qui in sovraimpressione. Perché? Perché è dove sono contenuti tutti i file, in un modo o nell'altro. La sua struttura è la seguente. La cartella Animes insieme alla cartella Scripts è quella che si discosta un po' di più dalla classica struttura di questa cartella. Inoltre è la tipologia di file con più estensioni diverse a seconda di che animazione viene presa in considerazione. Spiegherò nella lezione seguente come verranno trattate le compilazioni e decompilazioni dei file Animes. Adesso descriviamo i tipi di animazioni. Prima ci sono le animazioni compilate. MDL, animazioni statiche. Beh, si è un ossimoro, ma queste animazioni vengono considerate tali, perché non è la mesh stessa a compiere l'animazione, ma il personaggio su di essa, letti, altari, eccetera. Discorso diverso invece per i file MDL, che corrispondono invece a parti del corpo, come per esempio armature, o mostri. Queste in realtà, nonostante siano presenti, non sono molto considerate da Gothic, che preferisce invece il formato MDM. Ignoratele per il momento. MMB, Morph Mesh. Queste sono animazioni di mesh. Per chi ha domestichezza con programmi di grafica 3D, le animazioni di queste mesh non avvengono tramite armatura ma tramite movimento della mesh stessa. Vengono usati in genere per le balestre, archi e teste. MSBMDH, gerarchie di mesh. Queste non sono vere e proprie animazioni ma una sorta di gestore delle corrispondenti animazioni. Vengono utilizzate per tutto il resto, mostri, NPC e MDM, mesh da animare. Queste sono gestite dai file MSBMDH, che le animano tramite i file man. Quando parlavo dei file MDL, vi ho detto che talvolta sono presenti anche dei file MDM insieme a questi. Sappiate che, a meno che i file MDL non siano animazioni statiche, dovrete considerare gli MDL come duplicati. Gli MDM sono utilizzati per esempio per le armature, infatti, non sono necessari ai fini della compilazione. Ma vere e proprie animazioni dei file MDM. Queste animazioni sono gestite dai file MSBMDH.